Ok, abbiamo iniziato la nostra sessione per sole. Ciao Monica. Ciao. Cinque, quattro, tre, due, uno. Allora, ci presenta un cancello chiuso. Poi con un telecomando lei apre questo cancello, quindi le porte si aprono verso di noi e al di là del cancello c'è una luce luminosissima. E lei ci guarda dicendo: è arrivata l'ora di fare entrare la luce nella mia vita. Con voi. Che giorno è oggi? Per sole. Oggi è proprio il sole, è il giorno proprio della sua nascita, è il giorno della sua alba. Vibrazione di sole. 1,8 miliardi. Consapevolezza. 1,8 hai detto? Sì, Consapevolezza. è 136. PS. 40. Vite precedenti. 2081. Cervello. 7,8. Nome del progetto di sole. Fatale, nel senso di mortale, pericoloso, sai, letale. Nome della PS. Camomilla. Della PE. Cheval. Cavallo. Entità eteriche. C'è una volpe, una salamandra del secondo universo, un leone, e DL proprio che appartengono di più al passato, proprio l'immagine anche della Madonna rettiliano, diciamo. Quanti? 9 EDL, che sono vari santi, angeli, così. C'è anche Padre Pio. Ma questo però più indietro, no? Come se appartenessero al passato con qualche invasione nel presente, ma prevalentemente nel passato. E poi vedo anche dei grigi. Entità mentali. Direi 3. Colonscopia. Non so, me ne dà 2, tipo come se fossero in inglese, non so perché. Allora, una si chiama murder, omicidio quindi, e l'altra colmi, chiamami. Blondi. Livelli. Colonscopia 5. Omicidio sul 6-7. Colmi 4. Vai, colonscopia, vediamola. Allora, proprio no, come viene praticata la colonscopia, no? Aiutami un po'. Sì, quindi c'è una sonda, no? Che va a vedere delle cose Nel retto. nel retto, non solo, nel colon anche. Sì, però la cannula viene inserita nel retto, no? Ok.
Quindi l'idea è un po' questa di, non so, mi viene proprio un po' la focalizzazione sull'essersela presa nel di dietro, ok? Quindi una serie di situazioni in cui lei sente di essersela presa nel di dietro, essere stata presa in giro. C'è proprio anche l'idea, mi viene anche del sedere in senso esteriore, quasi come se questa cosa del sedere a me riporta alla sua infanzia, perché la vedo spesso con il sedere scoperto, e poi anche il sedere quasi come se mi spiace se mi esprimo in questi termini, quasi come se tipo un uomo, no? Ipotesi, la vede così. Non come una donna, ma come un sedere. Questo? Sì, è questo quello che comporta, ecco, sì. Ok. Murder. Dunque, da un lato mi mostra una sua forte aggressività celata, quasi a volte la voglia di uccidere. A volte è stato nei confronti delle situazioni, altre volte proprio verso le persone, ma che poi si è proprio ribaltata contro se stessa. Questa aggressività, questa voglia proprio di avere la meglio, poi se l'è rivoltata contro. Ok. Quindi alla fine l'aggressività contro di sé ha fatto sì che lei uccidesse anche proprio diverse belle occasioni nella sua vita. Oltre proprio, secondo me, non so come dirti, uccidersi metaforicamente, sacrificarsi proprio. Annullarsi. Sì. Ok. Colmi. C'è un atteggiamento un po' passivo, come se lei aspettasse la chiamata, no? Sai, quando aspetti a casa, no? Che qualcuno ti telefona. Quindi di fatto non sei tu il soggetto attivo, ma sei passivo, perché lei ritiene di non avere magari la forza sufficiente, l'energia giusta, quella positiva, per compiere l'azione, no? Quindi è passiva e quindi sta lì. Mm. Impianti. Allora, mi ha mostrato il naso, i seni, i genitali, il ginocchio destro e poi mi ha mostrato tipo un caschetto fai da ciclista in testa come impianto mentale. Qual è secondo te il più grave? Beh, sicuramente l'impianto mentale. Però per esempio lo vedo fastidioso quello ai genitali per lei. Lei avverte molto fastidioso. Come fatto? È, non so come dirti, lo sente proprio come una penetrazione, chiamiamolo così. Io la vedo come una lastra, ma che lei appunto percepisce come un corpo che penetra. Va bene. Allora, non potete saperlo, ma chi segue il video, ma Sole ha un fortissimo, pur essendo 100% italiana, ha un fortissimo accento, secondo me, francese. Sia l'accento, sia anche il modo di costruire la frase, o le incertezze, o le doppie. Io lo dicono sin da bambina, quindi non è una cosa degli ultimi anni, perché magari, non so, ha avuto un'amica francese che l'ha influenzata. Causa esoterica, se c'è. Sì, mi fa vedere lei tipo in una biblioteca a Avignone, in Francia, no? Però studia più lingue. La sua lingua madre è il francese, ma studia più lingue e ha molta facilità nel passare da una lingua all'altra e memorizza bene i vocaboli delle varie lingue e vedo che viaggia nelle varie città per poter fissare meglio, no, la sua conoscenza linguistica. Come si chiama?
Marise. Marise. Ma perché questo accento è arrivato in questa vita? Sì, per ricordarle che lei è anche quello, quella donna così in gamba, così intelligente, quindi intellettualmente assolutamente vivace e anche come vita che si può spostare, può fare ed è proprio indipendente. Quindi questa inflessione le crea proprio un aggancio con questa vita per mostrarle un'altra sé, un'altra Sole. Ok, che lei ha dimenticato di essere. Altro che. Causa esoterica della mancanza cronica di denaro. E allora mi mostra che per esempio uno dei condizionamenti che gli derivano in parte dalla religione nel suo complesso, che ha sempre invitato tutti i fedeli alla povertà, perché è quella un vero importante valore per un buon credente, un buon fedele. Poi mi fa vedere l'entità mentale sia colonscopia, che lei se la deve prendere negli dietro, mentre gli altri invece devono avere buone opportunità. Ma anche l'altra entità mentale, quella omicidio, dove lei proprio è come se uccidesse le occasioni per fare danaro. Agli altri accadono e invece lei che cosa fa? Le uccide, proprio perché in questa maniera è come se andasse a confermare il fatto che lei non è degna di avere queste cose belle. Certo. Quindi è una conseguenza. Sì, assolutamente, è solo una conseguenza. Causa esoterica dei cambi repentini di carattere che non ci ha mostrato, ma che avvengono nella sua vita. E questa entità mentale murder, omicidio, dove lei effettivamente non riesce a calibrare nella maniera giusta questa grande rabbia, rancore che ha dentro di sé. Quindi in alcuni momenti quasi li sta per sfogare all'esterno, diventando molto nervosa, molto impaziente, rasentando quasi atteggiamenti bruschi, ok? E dall'altra parte il momento in cui si sente in colpa per tutto questo, ritira tutta questa rabbia e la porta dentro di sé. Quindi queste oscillazioni proprio nel manifestarsi agli altri. Io vedo poi anche tanto c'è confusione in testa che non le permette una linearità. Ci sono entità mentali collettive con la sua regione che non so se posso nominare e non è il caso adesso di chiederlo. Una si chiama Grazie a Dio. Quindi comunque ringraziare sempre, adesso che sia la Madonna, che sia Gesù, che siano i santi, eccetera, no? Per dire, ringraziare sempre per quello che si ha avuto e oltretutto chiedere delle grazie, grazie a Dio anche chiedere delle intercessioni, dei favori, è il punto di riferimento anche per, so come dirti, confidare le proprie colpe, farsi perdonare, eccetera, no? Quindi grazie a Dio come se fosse questo grande padre che tutto dispensa, cose belle, cose brutte, il perdono, i favori. Decide lui, sì, tutto. sì, sì. È il thanks God, se la vuole, questa roba qua. Sì. Causa esoterica della cattiveria verbale verso la madre. Allora, l'abbiamo detto, no? Che effettivamente lei ha questa entità mentale omicidio, dove ha questa forte rabbia repressa. Il punto è che è come se la madre fosse oggetto proprio di sentimenti molto conflittuali da parte di Sole.
Allora, perché da un lato lei prova un grandissimo affetto per questa madre, dall'altro le dà delle colpe antiche, nel senso che è come se un po' colpevolizzasse ad un certo livello il padre di meno, in parte anche perché non c'è più. E in parte perché sicuramente c'era una maggiore affinità animica con il padre. Ma comunque è come se li colpevolizzasse sia dei fallimenti, diciamo così, della vita e in una misura più inconscia anche delle violenze che lei ha subito. Infatti. Va bene, chiamiamolo il padre disincarnato. È come se mi venisse un uomo con dei pezzi di pietra anche. Come se questo corpo alternasse parti biologiche fatte di carne a parti invece fatte di pietra. Era un uomo, insomma, con una certa durezza, ma anche fermezza. Sì, per esempio, che ne so, adesso a me viene, mi sembra, la gamba sinistra, tipo, di pietra tutta. Mhm. Insomma, il cuore glielo vedo, quindi sicuramente era un uomo di cuore, però con queste modalità proprio un po' da padre di famiglia, proprio insomma, di antiche tradizioni, un certo tipo di mentalità, un certo tipo di cultura, quindi anche un certo tipo di rigore, di chiusura. Cosa fa? È come se non riuscisse a trasformare completamente il suo corpo. Cioè lui è come se mi trasmettesse l'idea che vuole essere tutto energia e invece lui sente di essere ancora pietra e carne. Ed è come se avesse le braccia dure che non riesce a sollevarle per abbracciare sole. Diamogli una Vic. Il padre aveva fatto qualcosa, perché insomma Sole non ricorda tutto, aveva fatto qualcosa alla bambina. Credo che a me viene che la sculacciava. Non so se lei ha ricordo di questo. Ma con finalità punitive o altre finalità? No, è come se. Allora, allora, io dico quello che vedo, poi per carità. Dunque, vedo che come educazione lui a sua volta era stato sculacciato. Quindi di fatto è come se semplicemente avesse riproposto questa dinamica educativa. Quindi lo faceva a finalità educative, però umiliante. Non so, perché io la vedo con il sedere scoperto, lui che la sculaccia. Così. Ok, ha preso la Vic. Sì. Sì, è come se staccasse dalla sua terra d'origine, e staccandosi dalla sua terra si stacca da tutte queste durezze, da tutti questi schemi mentali e comportamentali. Ok, cosa vuole dire a questo punto a Sole? È vero, la tua vita comincia oggi. Comunque ti ho dato tanta bellezza. È il momento di non vergognartene più. Mi dispiace per tutto quello che ti è successo da bimba. Avrei potuto fare di più, è vero. Quello che non ho potuto fare quando eri bimba, ho cercato di farlo sul finire della mia vita, facendoti sentire che ti ero davvero vicino, che ti proteggevo, come non sono riuscita a proteggerti prima.
Lo facciamo andare nel portale aureo, se vuole. Sì, mi fa vedere queste manone grassocce, un po' così. Mhm. Tanto dispiaciuto. È come se vedesse anche la propria moglie come una figlia. Due figlie, dice. Ho lasciato due figlie. E gli facciamo lasciare un messaggio da dentro il portale aureo. I nodi si sciolgono più facilmente, molto più facilmente di quello che credi, cara Sole. Mi fa vedere come riesce a sciogliere, se Sole lo vuole, questo nodo di antica tristezza, questo nodo di antico senso di morte, di fallimento, di disistima, di non gioia, di infelicità profonda. Mi fa vedere come lui li scioglie con estrema facilità, no? È proprio un piccolissimo gesto. E mi fa vedere come invece Sole è proprio in mezzo a questi nodi, strangolata da questi nodi. Ok, lo salutiamo, ma non chiudiamo il portale aureo. No. Chi si presenta da solo? Sì, questi uomini che lei ha citato ci sono. Questi uomini che l'hanno molestata. Quanti sono? Allora, lei ne ha detti 3, io ne ho visti 4. Mhm. Lei cosa vuole dire a loro? Avete pensato che fossi roba vostra, senza nessuna considerazione di me. Mi avete fatto sentire sbagliata, sporca e in colpa. Non riesco a capacitarmi di come ho potuto scegliere questa esperienza. Sole fa proprio fatica a comprendere perché ha scelto tutto questo, perché è stato davvero mortificante da lei. Chiediamolo alla PS Camomilla. Imparare ad affermare te stessa dicendo no. E la vita ti ha continuamente proposto situazioni in cui dovevi dire no. Adesso lo stai comprendendo. È come se lei adesso, quando c'ha questi momenti in cui non ne può più, che è proprio insofferente a tutto, è perché vorrebbe urlare no. No, tutti i no che io non ho detto, tutte le volte in cui io non mi sono imposta, è come se mi venissero fuori adesso, con un effetto ovviamente devastante, no? Perché li ha repressi per tutto il tempo. Saper dire no è essenziale. No. No. No a cosa? Oltre a quello che è successo. Hai gli scatti d'ira? Sì, no alle imposizioni culturali, familiari. No alla religione. Mm. No a quelle che sono anche le chiacchiere di paese.
le volontà degli altri sulla nostra vita, gli Lei altri ci ha, che decidono per la nostra vita. lei ci ha detto sei stupida? No, Assolutamente no, non sono stupida, io non sono in sai gamba. parlare come noi. Hai questo accento francese. Mm. Non sei dei nostri. No, non non sei dei nostri, assolutamente un no, no chiaro, forte. Non ti possiamo pagare. Lavora e basta. No, Ti paghiamo il minimo. Non sei brava. non ci sto a queste condizioni, esisterà invece un lavoro diverso per me. Amori sbagliati. Dico di no agli uomini che mi danno solo le briciole. No, non accetto più le briciole. Non sto lì con il mio colmi, entità mentale, ad aspettare che qualcuno venga a cercarmi e quando mi viene a cercare, quei pochi minuti che ha a disposizione, io li accetto e no, diventano la mia vita. No. Causa esoterica degli amori sbagliati. Ma guarda, io lì ho visto intanto che si è proprio sempre considerata una nullità, perché purtroppo è sempre devastante, no? Le conseguenze delle molestie da bambini producono una disistima di sé totale. Ci si considera indegni di qualunque cosa, specialmente dell'amore. Ehm, Mi dispiace tantissimo, perché poi per lei è diventato, tra virgolette, normale che un uomo si avvicinasse a lei in maniera brusca, non dandole niente, portandole via tutto, anzi, controllandola, trattandola come un oggetto, esattamente come era stata trattata come un oggetto di piacere quando era bambina. Mhm. Perché sei non solo da uno, poi da un altro, poi da un altro adulto ancora, da un altro adulto ancora, in modo che nella sua mente si è infilata proprio l'idea che lei, cioè non è che era una bambina che poi mano a mano cresce, diventa un'adulta, quindi non è un essere umano, no? Ma è un oggetto in balia degli uomini e fa quello che gli uomini gli dicono di fare. E quindi quando è arrivato quest'uomo, allora effettivamente è vero, quest'uomo ha decisamente delle qualità in più Il rispetto agli principe altri, azzurro, giusto? diciamo, sì, Mhm. diciamo così, che poi è principe azzurro rispetto agli altri, ma non certo in sé per sé, Non è perché è vero che non è neanche anima qual- gemella. no, secondo me no, no, no. Mhm. E qualcosa prova per lei, un affetto lo prova, cioè non è solo attrazione fisica, no, che lui prova, però non sceglierebbe mai lei mm, rispetto alla moglie, capisci? Mhm. Quindi stiamo di nuovo parlando di poco, di briciole di cui lei si dovrebbe accontentare perché non è abbastanza degna da avere un uomo completamente per sé, un uomo che la ami completamente ed esclusivamente. E sai, gli uomini precedenti, per esempio, me li dà anche un po' grezzi, un po' ignoranti, no? Questo invece ha una certa qualità proprio Spessore. come, sì, 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 quello sì. Quindi, Quindi già per lei è tanto, però no. però, perché è arrivato questo che lei definisce principe azzurro, però sposato e che non ha deciso di cambiare vita. Lei qualcosa in più l'ha compreso.
ha iniziato veramente a staccarsi dalla religione, no? Quindi questo essere vittima sempre, no? Degli eventi, di quello che ha voluto Dio, di quello che ha voluto la Madonna, lei si è staccata. Quindi questo sicuramente ha portato un aumento di consapevolezza e quindi comunque è riuscita ad incontrare un uomo che delle doti in più rispetto ad altri ce le ha di sicuro, ok? Però purtroppo è ancora proprio molto immersa nelle sue entità mentali, nelle sue, diciamo così, nel suo corpo emozionale molto basso e pertanto non un uomo che è per lei, che è Mhm. libero, che la può amare completamente. Va bene. Cinema, figlie e nipoti, più tutti quelli che vogliono venire. Sì, è come se allora, c'è in particolar modo una figlia che è come se la volesse rassicurare. Mamma, stai tranquilla, cioè io ho capito le tue buone intenzioni, stai tranquilla. Causa esoterica del fatto che lei, almeno ci dice così, le sue credenze religiose, che erano molto forti, adesso non ci sono più, si sono ripercosse su figli e nipoti. Diciamo che lei in questo momento si sta facendo carico di un qualcosa che dipende da lei fino a un certo punto, nel senso che è proprio un contesto geografico che è fatto così, in cui sono profondamente radicate queste credenze. Quindi io vedo che anche all'interno della scuola, anche all'interno di altri contesti sociali, c'è la spinta verso questo tipo di credenze. Mhm. Per cui non si deve colpevolizzare lei personalmente di questo. E poi sono sempre le anime che scelgono. Quindi, come lei ha scelto di aprire gli occhi, di rendersi conto di questo grande inganno, anche le figlie possono fare altrettanto. Adesso i nipoti ovviamente sono molto piccoli, però le figlie lo possono fare. Mhm. Mm. Vengono nel cinema. Allora, c'è una appunto che è come se la volesse rassicurare, che comunque lei è una buona madre, perché tra le altre cose lei magari non si crede una buonissima madre. Ehm, mm, allora, è come se le vedessi a metà, hai capito? Cioè, nel senso che c'è una parte di loro che è anche propensa a voler lasciare spazio a questo tipo di cose, però c'è un'altra parte che le tiene legate alla regione, le tiene legate alle tradizioni, alla società. Ecco, non si vogliono scollare da quelle che sono le regole della società, per non andare fuori, diciamo, no? Per non essere delle outsider. Mhm. Mm. È come se fosse parziale, ecco, la loro partecipazione. Dove si siedono? Allora, ce n'è una in seconda fila e una in quarta. Ok. Chi altro c'è nel cinema? Chi altri c'è nel cinema che si presenta? Questo uomo che lei sta frequentando c'è, però lui specifica: io sono venuto qua esclusivamente per me stesso. Sì, va bene. Non voglio dare nessun tipo di appiglio o di illusione a Sole. Di che tipo? Che lei possa credere che io sono qua perché voglio portare avanti una relazione più importante con lei. Mhm. Va bene, cosa vuole fare Sole? Siamo particolarmente avanti e c'è ancora un po' di tempo. Torniamo ai disincarnati. Cosa vuole fare con quei 4? Gli appiccica un bel no sulla fronte? Allora, sì. Ehm, allora vedo che glielo metto sulla fronte e glielo mette sui genitali, sulle mani.
perché qualche strusciamento c'è stato, perché queste mani ovviamente sono andate così un po' liberamente dove gli pareva loro, quindi mette questi no qui. Però è come se lei si mettesse davanti a loro e mentre gli mette questi no, dice anche io mi voglio liberare di voi. Come? Che trovi lei il modo per liberarsi e annullare quanto successo. Mi sono scelta un'esperienza durissima perché un'anima pura, come fa a dire di no? Una bambina? Ho capito l'importanza di dire di no. Ho capito l'importanza di mantenere pura un'anima anche se il corpo viene toccato. Ho capito che questa esperienza potevo anche evitarmela. Di certo non la ripeterò. Come opera Sole? E vedo che lì, dopo avergli messo questi no, è come se li circondasse di tantissimi crisantemi a più strati, di modo che loro risultano quasi essere dentro un igloo, tutto fatto di crisantemi. È come se ci fosse una mescolanza di perdono, ma non è quel perdono classico religioso, no? Su cui spesso si insiste, ma è un perdono che lei utilizza per se stessa, per alleggerirsi, per staccarsi da tutto questo, per finalmente vivere la propria vita, senza più essere assillata da tutto quello che questa esperienza ha comportato, del sentirsi sempre sporca, sempre in difetto, sempre colpevole. Questo è il senso del perdono, liberare se stessa. E come procede? Dopo aver creato questo igloo, diciamo così, di crisantemi, e quindi io loro non li vedo più perché sono come dentro questa specie di campana fatta di crisantemi. Io dei Vedo, morti, no? sì, Loro sì, sono sì, morti per lei, cioè non ci sono stati mai. Questo esatto, intende mostrare. Ok. esatto, esatto. Ehm, Lei è come se si espandesse e si alleggerisse proprio. Mi fa vedere quasi che vola, perché non è più con i piedi appoggiati a terra, ma è un po' sollevata da terra. Finalmente si sente alleggerita, dopo tanti anni di questa pesantezza qui. Dopo tanti anni di questo sentirsi sporca, colpevole, sbagliata, sciocca. È come se si fosse liberata di tutto e tutti questi sentimenti è come se fossero rimasti lì, imprigionati in questa campana di crisantemi. Ok, facciamo un portale di crisantemi e li mettiamo tutti dentro, tutti e quattro. Oh sì, sì, sì. Sì. A Portale di Sole crisantemi. piace. Ok. Assolutamente. Se vuoi è una corona di fiori, no? Certo. Ma Proprio non così ce n'era questo. uno vivo anche, Sì, di manina uno sì. lunga? Sì, uno è È nel, rimasto. è nel cinema? No. Beh. Va bene, andiamo al cluster. Come un'infanzia perduta. Mi fa vedere un biberon, un ciuccio. Un'infanzia quasi che non ha mai vissuto, no? Come se mi facesse vedere che tutto si è bloccato da quel momento lì, tutto è rimasto interferito, rallentato e imbruttito da quel momento lì, no? C'è qualche giocattolo rotto, un Via tutto. passeggino rotto.
Sì, via tutto. Oggi è il suo grande giorno e lei ha commentato speriamo. E non è speriamo, oggi è il suo grande giorno. È così. Tantissimi ostacoli, una connessione pessima. Peraltro tu non lo sai, Monica, ma al sesto, settimo minuto è caduta e non sta assistendo alla sessione, ma assisterà al video e di lavoro energetico è in essere, quindi non cambia assolutamente nulla. Non lo vive in diretta, ma lo sta vivendo, diciamo, sulla sua pelle in questo momento. È completamente caduta dal sesto, settimo minuto. Infatti vedrete la censura e poi a un certo punto non vedete più nessuno. Tolto tutto, cosa crea qui nel suo cluster? Allora, mi fa vedere che vuole intorno a sé dei bambini, perché è come se avesse bisogno di andare a recuperare quel momento, quella fase della sua vita in cui lei è stata interrotta. E vedo che chiama intorno a sé dei nipoti, ma anche altri bambini. Non necessariamente sono di sua conoscenza, per Mhm. poter creare il suo ad eternum, ehm, mm, l'ad eternum infanzia, lei lo chiama. Me li fa vedere proprio dei classici colori, azzurro-rosa, no? Quelli che vengono proprio utilizzati per i bambini, no? Nei fiocchi delle nascite. Mhm. Quel tipo di azzurro e rosa. Come in un certo senso a voler ripulire tutto dall'infanzia. Avatar. Mi fa vedere tipo come se ci fosse una bottiglia. È rimasta una bottiglia a terra vuota. Magari è anche stata circondata da uomini che magari bevevano un po', o che comunque non so come dirti, cioè la maltrattavano, come, Mhm. Via cioè, tutto. non so dirti, una donna che puoi trovare nelle bettole, no? Così. Mhm. Via tutto, sì, assolutamente via. Mm. Questa volta è un ad eternum più maturo. Sembra quasi della bellezza della coda di un pavone. E non è più legato all'infanzia, ma è legato a questo momento presente nella vita di Sole. E sembra proprio un sole al centro e poi tutto intorno questa specie di coda di pavone. Io vedo soprattutto un color azzurro turchese molto carico, molto bello. Lo lascia qui? L'avatar. Sì. Ok. Con queste condizioni energetiche, Sole lo sta sentendo in questo momento? È come se sentisse un'alternanza tra dolore, lacrime e gioia. Lo sta sentendo, sì, perché si sta proprio svolgendo una pulizia molto profonda, proprio La, di vo- memorie cellulari quasi. la volpe, l'essere del secondo universo, il leone, il rettile Madonna, i 9DL e i grigi ci sono ancora? No, abbiamo pulito insieme tutto. Colonoscopia, Murder e Call Me ci sono ancora? No, non ci sono più. Gli impianti ci sono ancora? No, 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 Benissimo. Il progetto fatale c'è ancora? no. La PS è sempre camomilla? Ehm, Non è più la camomilla, ma è una margherita giallissima, brillante, tipo giallo sole. La PE è sempre Cheval? Quello sì. Marise, la vita della francese c'è ancora? Sì. È come se spingesse, in un certo senso, a recuperare, diciamo così, no? Questa che è la sua attitudine per lo studio.
Nuova frequenza. $85 miliardi. Nuova consapevolezza. 170. PS. 59. Vite precedenti. 1744. Maryse esiste ancora. O comunque si chiami, perché magari non esiste Maryse come nome francese, ma in qualche modo Marie, magari Marie. Esiste ancora? Sì, sì. Sì. Sì, sì. Cervello. 8.7. A volte, Monica, ti faccio sempre le stesse domande per vedere se, non se ne sei sicura, se comunque dopo qualche tempo le cose sono sempre quelle, perché cambiano di continuo. Quindi quello che diciamo non è legge, non è scritto sulle tavole di pietra di Mosè, no? Sia mai. Eh, le tavole di pietra di Lucio. Le tavole di Monica. Le tavole di pietra di Monica. Ok. Mm, buoni valori, non eccelsi, impossibile aspettarsi che fossero 400 i miliardi di vibrazione, ma passare da 1,8 a 80 e qualcosa è già tanta roba. Messaggio di Sole a se stessa. Rinasco e lo sento a tutti i livelli. Lo sto sentendo sulla pelle del mio viso, delle mie braccia, delle mie gambe. Lo sto sentendo nei tessuti profondi di me stessa. Lo sento nel mio cuore, io sto rinascendo. Consigli della PS di Sole a Sole. Di apprezzarsi. Ehm, eh, è come se lei non avesse scoperto tante cose belle di sé, talmente tanto è stata incentrata a focalizzarsi sulle cose brutte, al colpevolizzarsi, si è dimenticata il fatto, per esempio, che lei ha un ottimo gusto, per esempio, mi fa vedere nel poter disporre, che ne so, tipo i soprammobili, una casa, no? Poterla rendere molto gradevole o anche creare delle composizioni di fiori. Lei ha un ottimo gusto. Anche nello scegliere, per esempio, i tessuti. Non so se lei li può confezionare, ma per esempio potrebbe andare da una sarta con un tessuto che ha scelto lei e le starebbe molto bene. E scegliere proprio anche il taglio dell'abito. Messaggio che vuole lasciare ai figli. Siete dei bei gioielli. Fate però la vostra vita e le vostre scelte. Io vi amo comunque. Ok. Messaggio in generale che lei vuole lasciare a qualcuno, anche a se stessa, la seconda volta. O a qualcuno, alla madre, non so. Vivi o morti? Quello che ho fatto io di aprire gli occhi di fronte all'inganno della religione, lo potete fare anche voi. E so che mano a mano si spalancano sempre più nuove porte verso una vita vera. Va bene, a quanto sta come vibrazione? 110. Bene. Chiediamo alla sua PS di provare, poi torna a 110, ad alzarla a 210. Sì, senza problemi. Prima era no, adesso è sì. Esatto. Per me abbiamo finito.
disconnettiti da tutto e tutto.